Ciao ragazzi e benvenuti a questa puntata di Mamma Me Lo Compri. Oggi parleremo della famosa Detolf di Ikea. Intanto l'intro inizia con l'Ikea totalmente vuota, desolata, mentre ho acquistato questa magnifica e splendida vetrinetta per le vostre action figures. Detto questo, andremo a vedere in questa puntata come illuminare una Detolf alla portata di tutti, senza bucare, senza fare, senza strafare. Quindi benvenuti e direi di partire con la sigla e poi ci vediamo subito dopo. Oggi giro con la Pocket, è un vlog speciale dove vado a montare la Detolf Ikea, la famosa Detolf Ikea. Nella mia stanza, magari senza lo zoom, ecco, nella mia stanzetta, e andremo a montarla, ma in più metteremo queste strisce LED che mi fanno abbastanza schifo così come sono, però per illuminarla e così. Ho bisogno di una Detolf perché ho tutte le action figure che non so dove mettere, tipo, guardate, vedete? Qua, e ne stanno arrivando altre, quindi devo assolutamente montare tutto quanto, che la Detolf è qua. Oggi ovviamente il video non ve lo farò sucare tutto nel montaggio, questo non è un tutorial dell'Ikea, quindi farò un time lapse e magari la parte dove andrò a mettere i LED ve la faccio vedere un po' meglio, so esattamente se andrà tutto bene. Tra l'altro non devo guardare lì, ma devo guardare lì. E detto questo possiamo iniziare a montare la Detolf per mettere dentro le action figure, quindi godetevi questo time lapse senza guardare là sotto, non sono abituato, e ci vediamo dopo. Dopo smadonnamenti vari, eccoci qua con la Detolf mezza montata e ora andrò a infilare i LED dentro queste fessure. Cerchiamo di fare un lavoro fatto bene, io non sono molto bravo, però ci proviamo, così potete, se ce la faccio io ce la fate anche voi, non preoccupatevi. Cosa ho fatto? Praticamente ho messo la fila di LED che parte da qua, dall'angolino. Sono brutti questi LED, devo essere sincero, mi aspettavo fossero più vicini e più bella la luce. Vabbè, comunque si sale dietro la Detolf, si sale, si prosegue sul profilo, si scende e si chiude il giro. Adesso andrò a mettere la seconda linea e poi vabbè, soprattutto ho tagliato, me ne è avanzato qualche centimetro, ho tagliato. Per fare un lato ci vuole la striscia da 1 metro comunque, scusate, 5 metri, quindi vi consiglio di comprarla da 5 metri. Se possibile comprate dei LED carini, non come questi, questo era un test, fanno cacare, infatti li cambierò prima o poi, sono veramente brutti, orribili, cioè ce ne sono pochi in tutta la cosa, però vabbè, comunque sono poco invasivi e per quello che devono fare fate conto che la volevo anche senza luci, e poi soprattutto se riuscite mettete delle canaline che sono orribili da vedere, i LED sono veramente una cosa oscena. Detto questo, proseguo con la seconda fase, quindi mettere l'altra striscia da 5 metri, queste orribili strisce. L'ho appena passata con questo, vi siete persi una roba incredibile che è quella degli adesivi che mette Ikea sulle vetrinette. Comunque, settata giusta, vi faccio vedere il passaggino che c'è qua sotto. Vedete? Qua c'è la striscetta, qui c'è il cavo che uscirà, andrà qui bianco e la vetrinetta si chiude perfettamente. L'ho fatta giusta, ecco, non so se si può vedere, la faccio rivedere.
Oh, si chiude giusta, no? Ok, ora andiamo a mettere l'altra striscia di LED però, perché ne manca una, come potete notare. Brutti questi LED, non comprateli mai questi LED, comprate quelli belli, Proseguo nella creazione della mia vetrina dove Yuri mi esporrà le action figure. Vi ricordo che sono queste, intanto queste qua, eccole qua, si vedono? Aspetta. Eccole qua. Intanto vi ricordo di mettere un like, iscrivervi al canale se vi sta piacendo il video. Mi raccomando, comprate la Detolf, mandateci le foto sul canale Instagram. Mamma me lo compri, mamma me lo compri. La Detolf è completa, spegniamo la luce, vi faccio vedere l'effetto. Cosa abbiamo qua? Devo ancora mettere, eccoci, devo ancora mettere, allora no, devo mettere niente, le vetrinette qua, che poi andranno le action figure. Allora, a me sinceramente il fatto che questi LED siano lontani mi fa cacare forte anche, però in ogni caso è il mio primo esperimento e direi che come effetto da lontano, se ce la immaginiamo piena, potrebbe essere figa. La cosa bella è che le luci sono separate, ma in realtà con un telecomando solo, se lo trovo, eccolo qua. Questi sono proprio LED cinesi, cazzo brutti. Comunque telecomandino e comanda entrambe le file. Vedete, questa è una cosa molto comoda. Per separarle bisogna andare proprio là a cambiarle. Questa, vedete, fa tutti questi effetti così, fa questi effetti un po' così, fa figo, cioè fa figo, fa molto tamarraggine. Se volete andare a cambiare gli effetti, vi dicevo, cioè separare le due file, dovete fare questa cosa qua, c'è uno switch e con questo ogni fila fa quello che manualmente, tipo volete tenere la vetrina viola e che cazzo ne so, facciamo vedere, volete tenerla blu e rossa, se ci riuscite, eccoci qua, dovete fare una cosa di questo tipo, ok? I LED si possono tagliare e riunire, ok? Si tagliano in vari punti, io li ho tagliati e questi sono gli unici due gancetti che abbiamo che vanno dritti, vedete, all'USB. Cavo bianco che si vede pochissimo, poi con le action figure si vedrà ancora meno e alla fine vi avanzerà questo tipo, vi avanzano dei pezzi di LED, non buttateli perché in realtà questi tagliati potete riunirli con le giunzioni e potete fare, che ne so, volete fare anche il profilino, questo qua sarebbe anche figo fare, no? Sarebbe figo prendere le giunzioni a L e fare questa roba qua per allungare i LED. Questa forse la faccio, questa roba qua, non è male in realtà come idea. Capito? Fate questi spessori qua con le giunture a L in modo che illuminate le vetrinette anche sotto e magari anche questa parte qua. Dicevo, non buttateli perché possono tornarvi utili, vi comprate gli snodini a L e siete a cavallo. Per illuminare la Detolf ci sono anche altri modi, vi faccio vedere in questo video da una recensione dei clienti di Amazon questo tipo di luci. Esistono dei faretti a batterie stilo o a litio RGB che si comandano sempre tramite questi telecomandini e non hanno bisogno di bucare mobili, di bucare la vetrinetta o far passare i cavi in modo esterno. Ovviamente hanno delle batterie, quindi si scaricheranno. Quello che vi consiglio per quelli come me che odiano il bricolage, io lo odio profondamente, bucare cose, fare cose, proprio mi dà fastidio, vi consiglio di comprare questi adesivi e così vi risolvete un po' di problematiche. Potete decidere di fare una combinazione, una combo tra i LED, strisce LED e dei faretti che si attaccano, oppure solo faretti che si attaccano, soprattutto se avete un mobile nero, quando accenderete sarà tutto illuminato dall'alto, potete metterli dal basso, potete un po' vedere come si mettono. Strisce LED non impermeabili che tanto non vi servono, quindi tipo queste, anche se non mi piacciono particolarmente, magari prendetele di un altro marchio. Comunque vi lascio i link in descrizione. E devo fare una nota, io nel video parlo di snodi a L che in realtà volevo dire snodi a T. Ve li lascio nel link in descrizione, attenzione perché molte recensioni dicono che una volta che i LED vengono tagliati e riuniti con questi snodi dopo qualche mese iniziano a mandare i cani le strisce LED, quindi a vostro rischio e pericolo, una volta che taglierete
la striscia LED, ricordatevi che fate o bene il ponte oppure potrebbe essere che non funzioni più. Ecco le mie prime figure esposte, non è niente di che ragazzi perché devo ancora metterle tutte, però era per fare un test, ve la faccio vedere un attimo com'è e non è male perché giustamente non ve l'ho fatta vedere. Ed ecco qua, col telecomandino andiamo a cambiare i colori delle due strisce ambo i lati. E bella? Sì, adesso è giorno quindi la vedete un po' meno, ma in realtà di sera fa un bel effetto, soprattutto se la guardate da lontano. Niente, è tutto, vi ringrazio di essere stati con me, non con noi. E se volete vi lascio in descrizione i link di Amazon per questi LED orribili. Io vi consiglio altri modelli che magari vi linko anche sotto. Ci vediamo alla prossima puntata.